Si dice che Cremona sia la città delle 3T, ma a cosa corrispondono queste T? E cosa c'è da vedere a Cremona? Dopo aver parcheggiato nei pressi di Piazza Marconi, stando molto attenti alla ZTL, arriviamo in centro proprio sul retro del Palazzo Comunale. È proprio massiccio e grande e si trova in Piazza del Duomo, dove ci sono diversi monumenti interessanti. Uno di questi è il simbolo di Cremona, il Torrazzo, che è una delle famose 3T. Questa torre così alta ha la bellezza di 502 scalini e abbiamo quindi subito voglia di andare in cima. Facciamo il biglietto, che include anche il battistero, e saliamo insieme. Chissà se questi 500 scalini ci premieranno con un panorama speciale su Cremona. Saliamo e saliamo su questa antica torre, finita di costruire nel lontano 1309. Durante la salita troviamo alcune stanze adibite a museo. In una di queste troviamo un pendolo di Foucault, che dimostra che la Terra gira. Appresa questa verità, saliamo ancora fin sull'ultima scala a chiocciola, per arrivare alla sommità. Riprendiamo fiato guardando il panorama di Cremona e del Cremonese, da tutti i lati della torre. Scendendo, notiamo che da qui c'è anche una bella vista di Piazza Duomo e possiamo vedere bene il Palazzo Comunale, duecentesco, che sarà la nostra prossima tappa. Da sempre centro del potere cittadino e ancora sede del comune di Cremona, al piano terra di questo edificio si tenevano le assemblee cittadine e il mercato, mentre al piano superiore si svolgevano le riunioni dei potenti. Notiamo intanto qui su i resti di affreschi sul soffitto, duecenteschi come il palazzo. Poiché è possibile visitare gratuitamente le sale al piano superiore, entriamo e saliamo lo scalone d'onore. Siamo arrivati qui nel Salone dei Quadri, e capiamo subito perché si chiama così. Passiamo poi nella sala aggiunta, rivestita di velluto rosso con il solenne camino cinquecentesco. In questa teca vediamo il gonfalone della città, con il motto Fortitudo mea in brachio, la mia forza è nel braccio. Il motto della città è di Giovanni Baldesio, che, vincendo a duello il figlio dell'imperatore nel lontano XI secolo, liberò Cremona dalla tassa annuale. Da queste sale si vede la Piazza Duomo qui davanti con la cattedrale, il Torrazzo e il battistero. Ora quindi usciamo e andiamo alla cattedrale. La cattedrale di Santa Maria Assunta si erge imponente ma delicata con il suo caratteristico marmo rosato. Avvicinandoci possiamo vedere la facciata della fine del 400. Superiamo i leoni di guardia ed entriamo. Varcando la soglia del Duomo vediamo le tre navate e al suo interno elementi rinascimentali e barocchi, sebbene la chiesa, costruita nel XII secolo, sia di impianto romanico. Scendendo nella misteriosa cripta possiamo vedere la tomba di Santo Mobono, patrono della città di Cremona. Il battistero è incluso nel biglietto del Torrazzo. Iniziato nel 1167, completato in pieno Rinascimento, è impossibile non notare questo edificio ottagonale nella piazza. Entrando, si vede subito la fonte battesimale al centro, cinquecentesca. Notevole in grandezza è la grande cupola visibile sul soffitto, quella che vediamo oggi è stata rifatta nel 600. Le cappelle laterali sono carine e tutto sommato merita la visita, ma pensiamo che il Torrazzo valga l'80% del biglietto. Concludiamo la visita alla Piazza Duomo entrando sotto la Loggia dei Militi. Sapete che nel Medioevo qui si riuniva la Società dei Militi, che includeva i cittadini più illustri di Cremona? Oggi vediamo qui sotto lo stemma della città, statue di Ercole, mitico fondatore di Cremona, con la clava. Il museo diocesano, che si trova dietro al Duomo, è incluso nel biglietto che comprende anche il Torrazzo e il battistero. Sicuramente è un museo ampio e ci sono reperti degni di nota, ma i musei diocesani secondo noi tendono a essere un po' tutti uguali. Insomma, andateci solo se siete degli hardcore fan dei cimeli ecclesiastici, altrimenti. Allontanandoci dalla piazza, in via Solferino vediamo questo splendido e caratteristico negozio di Sperlari, storica azienda fondata nel 1836, specializzata in torroni e altri dolciumi. Leggenda vuole che il torrone sia stato ideato dai pasticceri cremonesi in occasione del banchetto di nozze tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza nel 1430. Era infatti un dolce a forma di torrazzo. Ma abbiamo detto torroni ed ecco che abbiamo scoperto la seconda delle 3T di Cremona. Stay tuned! A Cremona abbiamo visto violini ovunque e anche una statua moderna di Stradivari. Infatti, questa città ha una grande tradizione di violini ed è stata patria del più grande liutaio di tutti i tempi, Antonio Stradivari, che creò i suoi celebri violini a cavallo tra 600 e 700. È anche possibile visitare il Museo del Violino presso Piazza Marconi. Infine, prendiamo la macchina per andare a 3 km dal centro di Cremona.
Qui c'è la chiesa di San Sigismondo, che, sebbene fuori dal centro, merita una visita. Raccomandata se potete raggiungerla però in auto. Si tratta di una chiesa tipicamente cinquecentesca e gli esperti ci dicono che è il più grande esempio del manierismo cinquecentesco dell'Italia settentrionale. Noi ci fidiamo e guardiamo gli splendidi affreschi all'interno. Spettacolare è l'altare maggiore e l'affresco del boccaccino sull'abside. E se siete giunti fin qui, vi starete ancora chiedendo quale sia la terza T. Ebbene, vi abbiamo ingannati, non possiamo dirvelo, ma siamo certi che quando visiterete Cremona, se avrete un buon occhio, potrete capirlo. Ma non limitatevi a guardare in alto il torrazzo o in basso il vostro piatto pieno di torrone. Guardate piuttosto d'altezza occhi o forse un po' più in basso. Giunti alla fine di questa visita, vi ringraziamo per averci seguiti fin qui, non dimenticate di iscrivervi e alla prossima!